L'enfasi di Capodanno di Burak Oshivit è solo una coincidenza? Parole di matrimonio e tempesta su Instagram. Cosa sta succedendo davvero tra Burak Oshivit e Neslihan Atagul? Benvenuti sul canale Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, se vi piace restare aggiornati sulle storie più chiacchierate del momento, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui trasformiamo i sussurri del gossip in racconti pieni di dettagli. Ma ora andiamo al punto che brucia. Burak Oshivit si sposerà allo scoccare del nuovo anno? Oppure siamo davanti all'ennesima promessa scintillante che accende il web e poi svanisce nel silenzio? Qualche mese fa, in un'intervista che ha sorpreso tutti per la sua sincerità, Burak ha parlato per la prima volta con tanta franchezza della sua compagna, Neslihan Atagul. E fra le righe è scivolata quella frase dirompente che ha fatto sobbalzare i fan e scuotere i salotti della cronaca rosa: potrei chiederle di sposarmi presto. Un lampo di romanticismo che ha diviso l'opinione pubblica e, come sempre, ha incollato gli occhi dei social su ogni micromovimento della coppia. E proprio mentre tutti aspettavano il seguito, è arrivata una mossa silenziosa, ma potente, firmata da Neslihan, profilo Instagram chiuso. Poi, riaperto. Eppure, nessuna foto con Burak cancellata. Che cos'altro poteva significare? Una vera crisi, o una strategia di immagine accuratamente calibrata? Una proposta alle porte, oppure parole messe in circolo per alimentare il mito? C'è chi ha gridato alla trovata promozionale e chi, all'opposto, ha detto che stavolta è tutto vero, che non c'è nulla da interpretare. In questo video analizziamo a fondo il retroscena del discorso sul matrimonio di Burak, il silenzio calibrato di Neslihan e il motivo per cui le accuse di messa in scena si sono fatte così insistenti. Siete pronti a scendere con me in questo labirinto? La domanda che incalza i curiosi è una sola: Burak inizierà davvero l'anno da uomo promesso? Il nome di Burak Oshivit, appena compare tra le tendenze, ferma l'orologio del pettegolezzo. Basta una foto, un commento di poche parole o un silenzio prolungato per accendere discussioni che durano giorni. Nelle ultime settimane, però, tutto si è concentrato su un'unica ossessione: l'idea che il nuovo anno possa aprirsi con un anello. Questo non è spuntato dal nulla. L'onda lunga parte da quell'intervista, quando Burak, solitamente prudente sulla vita privata, ha giocato a carte scoperte più del solito. La frase su una possibile proposta a Neslihan ha scatenato un duplice fronte. Da una parte, chi ha letto in quelle parole la maturità di un uomo pronto a sistemarsi, mettendo ordine fra sentimenti e futuro. Dall'altra, chi ha notato il tempismo, sottolineando come quella confessione arrivasse proprio mentre le collaborazioni internazionali di Burak si rafforzavano, le campagne dei brand si moltiplicavano, e ogni apparizione pubblica accresceva il suo valore mediatico. Ma la vera scossa doveva ancora arrivare. Perché mentre ci si preparava a fantasticare su cene intime e scatoline con il fiocco, nei corridoi del gossip ha cominciato a correre un'altra voce, diametralmente opposta. Burak e Neslihan si sarebbero lasciati. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un gesto silenzioso. Il profilo Instagram di Neslihan era stato disattivato. Nel linguaggio non scritto della fama, quel gesto pesa come un editoriale. Sospendere un account non è mai un sussurro, è un cartello luminoso. Per molti, significa emergenza sentimentale o una svolta drastica, soprattutto quando parliamo della compagna di una star che regge costantemente i riflettori. E infatti, con l'account spento, le ipotesi di crisi hanno preso il volo. Proprio ora che si parlava di matrimonio, ripetevano i commenti, rimbalzando ovunque. Poi, in pochi giorni, la svolta antisvolta, il profilo torna attivo. E con esso, tutte le foto con Burak. Nessun taglio netto, nessuna didascalia amara, nessuna pulizia chirurgica della memoria digitale. Una mossa che ha smontato i sospetti più drastici e insieme ha aperto un capitolo nuovo di interpretazioni. È qui che è spuntata una parola carica di ambiguità: strategia. Chi conosce i meccanismi della visibilità ha fatto una somma spietata. Chiusura e riapertura dell'account, foto ancora al loro posto, il dopoeco della frase di Burak sul matrimonio. Tutto troppo perfetto per essere un caso, dice qualcuno.
In particolare quando il protagonista è una figura che, oltre a essere attore, è un marchio vivente, seguito in tutto il Medio Oriente e oltre, voluto da aziende che parlano a milioni di persone, capace di fare tendenza con una camminata sul red carpet. C'è chi ha spinto la tesi ancora più in là. Anche la frase sulla proposta sarebbe stata una mossa preparata, per costruire un racconto romantico venato di mistero, capace di tenere tutti in attesa. Ma qui entra in gioco la domanda chiave. Burak è un brand o un innamorato? La verità è che è entrambe le cose. Il valore del suo nome non si limita a un set o a una campagna pubblicitaria. Ogni passaggio viene analizzato, decifrato, ricucito in un mosaico d'immagine. Eppure questo non vieta a un uomo di amare sinceramente, di pensare a un progetto di vita, di ripararsi nel privato quando le luci abbagliano. In tutto questo, la figura più enigmatica resta Neslihan. Discreta fino a sembrare irraggiungibile, schiva nelle interviste, dosata nei gesti pubblici, la sua riservatezza accende i radar come un fuoco nella notte. Per alcuni, è una difesa del loro mondo a due, per altri, un segnale di incertezza. E i social, come sempre, si sono spaccati in due. C'è chi scrive che il vero amore non ha bisogno di rumore e che, se le foto sono ancora lì, significa che non c'è stata alcuna rottura. C'è chi ribatte che Burak conosce i tempi alla perfezione e che quel gioco tra parole e silenzi è fin troppo abile per essere lasciato al caso. C'è chi mette in cornice il mutismo di Neslihan, dicendo che il suo tacere racconta più di 1000 interviste, e c'è chi ammonisce che, senza una proposta reale, tutto resta narrativa. Resta il tema del calendario. Il Capodanno, si sa, profuma di inizi. Cambiare casa, mettere un anello, scrivere nuovi propositi. Il fatto che il discorso sia esploso a ridosso della fine dell'anno non è passato inosservato. Per alcuni, Burak vuole spalancare un capitolo fresco, cominciando l'anno con una promessa. Per altri, è solo una cornice poetica, un modo di caricare di emozione una fase intensa di lavoro e di esposizione pubblica. C'è poi la memoria lunga del pubblico. Non è la prima volta che dichiarazioni sulla vita privata illuminano per un po' la scena per poi attenuarsi nel nulla. È questo che alimenta lo scetticismo. Il racconto di un possibile matrimonio potrà continuare senza un gesto tangibile? Nel mondo del gossip contano i fatti, molto più delle parole. Un anello che appare al dito giusto, un fidanzamento condiviso, un pranzo con le famiglie, segnali chiari che fanno tacere i sospetti. Fino ad allora, la discussione non si spegnerà. E se davvero arrivasse la proposta? Non sarebbe soltanto un momento intimo. Sarebbe una risposta fortissima a chi parla di messa in scena. Perché i fatti hanno una voce che non si può zittire. Ma se i mesi passano, i progetti si affollano, i tappeti rossi si susseguono e il tema matrimonio si dissolve nella nebbia delle cose promesse ma mai fatte, allora tutto si sedimenterà nella lista dei quasi. Grande amore o grande regia? Al momento, l'unica certezza è che Burak e Neslihan occupano il centro del palcoscenico del pettegolezzo. Il matrimonio è davvero vicino oppure stiamo assistendo a una raffinata gestione dell'attesa? Forse il nuovo anno porterà le risposte che tutti cercano. Per ora una frase rimbalza ovunque e sembra scritta al neon: Burak ha parlato. Adesso tocca ai fatti. L'immagine resta confusa, come quando una lente appanna la scena. C'è stata una dichiarazione importante, ma non si sono visti passi concreti. C'è stato un silenzio ingombrante, eppure non si vedono fili spezzati. Il vero quesito è questo. Burak intende davvero iniziare il nuovo anno con una promessa di matrimonio, o tutto si fermerà alla percezione, alle attese, ai non detti? Che cosa significa che Neslihan non ha cancellato le foto? La pausa su Instagram è stata un dolore, un dubbio, o una scelta controllata? E soprattutto, manterrà la sua parola? Scriveteci cosa ne pensate, perché questa storia ha il profumo di quelle che fanno parlare a lungo. Mettete like, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. Se dovesse arrivare qualsiasi aggiornamento, saremo i primi a raccontarvelo, senza perdere un dettaglio. Ci vediamo nel prossimo video.
Restate con noi per non perdere nulla di ciò che accade dietro il sipario del mondo delle celebrità. Buon anno a tutti, con la promessa che la verità, prima o poi, trova sempre un modo per salire in scena. E se la scena sarà una proposta, lo scopriremo insieme. Intanto, i riflettori restano puntati, l'orologio corre e il pubblico trattiene il fiato, aspettando la nota successiva di una melodia che, fino a qui, suona come attesa e desiderio, come smentita e conferma, come realtà e rappresentazione. Forse è proprio questa commistione a rendere irresistibile la vicenda, la possibilità che dietro la perfezione delle foto si nasconda un sentimento vero e fragile, ma anche la consapevolezza che ogni frammento, al giorno d'oggi, diventa racconto. Burak lo sa, Neslihan lo sa, e noi non possiamo che riassemblare i pezzi, cercare legami dove sembrano mancare, chiedere risposte alle domande che bruciano. In fondo, l'amore, quando incontra la fama, diventa un linguaggio complesso, fatto di simboli. Un sorriso a un evento, un like trattenuto, un invito declinato, un profilo che si ferma e poi riparte. Tutti indizi che parlano, e che ognuno traduce a modo suo. Ma c'è un punto su cui nessuno arretra. Una promessa, se arriverà, illuminerà il cielo di questa storia più di qualsiasi post. Finché quel lampo non si accenderà, resteremo qui, sul confine tra sogno e strategia, a osservare la danza dei loro passi, ad ascoltare il ritmo dei loro silenzi. E forse, proprio allo scoccare della mezzanotte, capiremo se il coro delle ipotesi cederà il posto a un sì che non ha bisogno di didascalie.